Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi prepariamo insieme il panettone con il lievito madre. Soffice, alveolato, profumato, morbidissimo e non è difficile da fare. Vieni con me in cucina e prepariamolo insieme. Adesso ti do dei consigli, dei suggerimenti affinché il panettone venga perfetto. Per prima cosa dovrai avere un lievito madre ben attivo e in forza, non un lievito madre giovane. Qualche giorno prima della preparazione del panettone fai un bagnetto purificatore. In seguito rinfrescalo perlomeno per un paio di volte al giorno. Il giorno della preparazione del panettone dovrai fare 3 rinfreschi a distanza di 4 ore l'uno dall'altro. Ciò significa che una volta fatto il rinfresco del lievito madre dovrà raddoppiare perlomeno in 4 ore. Il rinfresco dovrai farlo al 50%, quindi una parte di lievito madre, stessa parte di farina e 50% di acqua. Inizia i rinfreschi secondo i tuoi tempi e la temperatura ambiente di casa tua. Io per esempio ho iniziato il primo rinfresco alle 10 di mattina, alle 2 del pomeriggio, alle 18, in modo tale da avere il lievito madre alle 22 pronto per il primo impasto. Metto all'interno del contenitore della planetaria 225 g di farina tecnica per panettone. È una farina 00 con 15 g di proteine. Verso 115 g di acqua fredda e 3 tuorli di uova medie. Io uso uova a pasta gialla, così il mio panettone avrà anche un bel colore. Aziono la planetaria e faccio incordare. Ogni tanto fermo la macchina, pulisco bene i bordi e la faccio ripartire. Come già ti ho detto, ho rinfrescato questo lievito madre per 3 volte in una giornata. Ne prendo adesso 120 grammi per il panettone. Inserisco il lievito madre all'interno del contenitore della planetaria. Faccio ripartire la planetaria e porto ad incordatura. Il lievito madre si è perfettamente assorbito, aggiungo 70 g di zucchero piano piano, un cucchiaino alla volta. Ferma la macchina, stacca l'impasto e capovolgilo durante le fasi di lavorazione. Una volta inserito lo zucchero, controlla la temperatura dell'impasto. Se dovesse essere superiore a 25, ti fermi, metti l'impasto nel frigorifero con tutta la ciotola. Ecco, siamo al limite, quindi mi fermo un attimo e metto l'impasto in frigorifero prima di proseguire con il burro. Ho fatto freddare l'impasto, riprendo ad incordare e ad aggiungere 70 g di burro a temperatura ambiente, poco alla volta. Inserirò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito.
controllo la maglia glutinica, ecco qua il velo, ci siamo. Imburro il contenitore. Fai qualche piega in questo modo e poi mettilo nel contenitore a lievitare. Il primo impasto dovrà perlomeno quadruplicare di volume. Quindi adesso lo metto nel forno spento e ci vediamo domattina. Preparo il mix aromatico con della scorza di arancia non trattata, della scorza di limone non trattato, un baccello di vaniglia, puoi sostituirlo con l'estratto di vaniglia. Grattugio la scorza. Questo mix aromatico puoi farlo anche il giorno prima e poi tenerlo nel frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Grattugio anche la scorza di limone. Preparo le sospensioni da mettere nel panettone. Puoi utilizzare uvetta, frutta candita o frutta disidratata, mai frutta fresca perché c'è la possibilità che si sviluppino delle muffe. Ho lavato 100 g di uvetta sultanina, adesso la metto a bagno nel rum. La metto via fino al momento dell'utilizzo, poi andrò a strizzarla bene e a tamponarla con uno Scottex prima di aggiungerla al panettone. Taglio anche 50 g di arancia candita e 50 g di cedro candito. Lo taglio a dadini. Nelle scorze ci metto un cucchiaino di miele di acacia, miele chiaro. Adesso tolgo i semi dal baccello di vaniglia. Se noti che il baccello è troppo rigido, tienilo nell'acqua tiepida per circa mezz'ora prima di estrarre i semi. Incido il baccello per tutta la lunghezza e una volta inciso giro il coltello e lo faccio scorrere sul baccello togliendo i semi. Il baccello esausto puoi utilizzarlo per la preparazione di creme oppure metterlo anche all'interno dello zucchero, lo profumerà tantissimo. Metto i semi all'interno del mix aromatico e mescolo bene il tutto. Nel frattempo ho preparato anche 100 g di burro buono di qualità bavarese e lo tengo a temperatura ambiente. Quando andrò ad inserirlo nell'impasto dovrà essere plastico, morbido. Ed ecco il primo impasto giunto a lievitazione. Guarda che meraviglia, è proprio esploso dal contenitore. L'ho preparato ieri sera alle 11, l'ho tenuto ad una temperatura di 24 gradi, la temperatura di casa mia. Ha quasi quadruplicato di volume nel giro di 9 ore. Regolati quindi secondo della temperatura ambiente di casa tua. Inserisco l'impasto all'interno della planetaria. Aggiungo i 60 g di farina tecnica 00 con 15 g di proteine, te l'ho già spiegato quale farina sto utilizzando. Metto il gancio, oppure se preferisci la foglia, ed inizio ad incordare. Ogni tanto ferma la macchina e capovolgi l'impasto. Quando tutta la farina si sarà integrata perfettamente, puoi iniziare a mettere i tuorli. 3 tuorli di uova medie, una alla volta. Metterai il successivo solo quando il precedente non si sarà completamente assorbito.
il primo tuorlo si è assorbito, fermo la macchina, stacco l'impasto e lo capovolgo. Abbiamo raggiunto nuovamente l'incordatura, metto il secondo tuorlo. Metto il terzo e ultimo tuorlo e porto ad incordatura. Controllo un attimo la temperatura dell'impasto, segna 24 gradi, quindi posso procedere. Aggiungo 70 g di zucchero, un cucchiaino alla volta. Lo metto piano piano per non far perdere l'incordatura all'impasto. Ogni tanto ferma la planetaria e capovolgi l'impasto. Ho integrato tutto lo zucchero, stacco l'impasto e lo capovolgo. Controllo nuovamente la temperatura, è ancora inferiore ai 25 gradi, quindi posso procedere. Metto 100 g di burro morbido a temperatura ambiente. Ne metto un cucchiaino alla volta, lo faccio assorbire, aggiungerò il successivo solo quando il precedente non si sarà completamente assorbito. Finito di integrare tutto il burro, aggiungo il sale, 3 grammi. Assorbito anche il sale, stacco l'impasto, lo capovolgo e metto il mix aromatico. Se vuoi puoi mettere anche l'aroma di rum oppure un cucchiaino di rum. Faccio ripartire la planetaria e assorbire anche il mix aromatico. Controllo l'impasto, ne prendo un pezzetto e lo allargo per vedere se fa il velo. E come se lo fa, guarda che meraviglia, è trasparente e una bella maglia glutinica resistente che non si spezza. Perfetto, merito anche della farina tecnica. Lavoro altri 5 minuti e poi mettiamo le sospensioni. Imburro il piano di lavoro, ci lascio cadere l'impasto. A questo punto lo allargo e andiamo a fare la laminazione. Ti consiglio sempre di farla per dare ariosità all'impasto. A questo punto mettiamo le sospensioni, se vuoi puoi mettere anche delle gocce di cioccolato, cedro e arancia candita, uvetta che ho ben strizzato e adesso chiudiamo l'impasto. Altro giro di canditi, chiudiamo ancora e finiamo di metterla tutta.
Ed ecco pronto l'impasto. Adesso dobbiamo farlo rilassare perlomeno per un paio d'orette. Lo sistemo all'interno del contenitore dove ha fatto la prima lievitazione. Lo copro e lo lascio rilassare per un paio d'ore. Sono trascorse 2 ore. Io adoro nell'impasto i semini della bacca di vaniglia che si intravedono. Imburro leggermente il piano di lavoro, ci lascio cadere il mio impasto. A questo punto lo pieghiamo per formare il panetto da inserire all'interno dello stampo. Fatto un giro di pieghe e adesso lo pirlo, lo giro bene su se stesso e a questo punto sono pronta per inserirlo all'interno dello stampo per panettone alto da chilo. Ora lo copro con un sacchetto per alimenti oppure con pellicola alimentare, come preferisci, e lo faccio lievitare fino a 2-3 cm dal bordo dello stampo. Quindi puoi tenerlo nel forno spento. Dopo 5 ore ecco il panettone giunto a lievitazione. 5 ore ad una temperatura costante di 24 gradi. A questo punto puoi preparare la glassa alle mandorle e distribuirla subito sopra il panettone e poi infornarlo, oppure puoi procedere con la scarpatura. Questa volta procedo con la scarpatura. Prima della scarpatura lascialo scoperto per circa 20 minuti in modo che si formi la pellicina e si andrà a tagliare meglio. Adesso prendi il lembo, continua ad incidere, adagia la pellicina superiore sul cartone, poi la riporteremo in sede. Procedo in questo modo tagliando anche gli altri. Sistemo un fiocchetto di burro al centro e richiudo i lembi. Li pizzico un attimo in modo che stiano fermi sopra il burro. È arrivato il momento di infornare nel forno già caldo statico a 170 gradi per un'oretta. Sistemo la griglia nel primo livello del forno partendo dal basso. Prima di togliere il panettone dal forno controllo la temperatura interna che dovrà essere 94 gradi al cuore. Perfetto, ci siamo. Lo metto all'interno di una pentola oppure sospeso con 2 supporti, come preferisci. Lo copro con un canovaccio pulito e lo lascio capovolto fino a domattina. Buongiorno a tutti, sono trascorse 12 ore, adesso capovolgo il panettone. Tolgo lo spillone ed ecco il panettone in tutto il suo splendore.
Procedo con il taglio del panettone. È sofficissimo. Beh, che dire, una poesia, uno spettacolo e non aggiungo altro. L'ideale non è tagliarlo subito, ma conservarlo all'interno di una busta per alimenti, magari sanificata con dell'alcol alimentare, e gustarlo perlomeno dopo 48 ore, in modo da farlo riposare e assaporare tutti gli aromi e i profumi che abbiamo messo all'interno del panettone. Adesso non mi rimane che fare la prova assaggio. Un panettone meraviglioso. Ti faccio vedere come fila l'impasto, sembrano fiocchi di cotone, guarda. Direi che è perfetto. Si scioglie in bocca. Spero che la ricetta ti sia piaciuta e soprattutto che ti sia stata utile per realizzare il panettone con il lievito madre. E quindi, se la ricetta ti è piaciuta, fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Iscriviti al canale se ti piacciono le mie ricette e attiva la campanella delle notifiche, così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Colgo l'occasione con questo meraviglioso panettone di farvi i migliori auguri di buon Natale. Passate un Natale sereno, un abbraccio grandissimo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Io finisco il panettone, troppo buono!